Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Guardate un attimo, sapete che cosa significa questo simbolo? Un pallino oro e un pallino rosa? Nella simbologia Matrix sta a determinare la mescola Clay. Nello specifico la Clay Ultra Soft. Bene, è inverno, le piste sono umide in maggioranza, quindi troverete molte volte piste umide e quindi oggi mi sento di darvi un piccolo consiglio che dovete assolutamente provare quando utilizzate mescola Clay su pista umida. Questo consiglio aumenterà il vostro grip laterale e in taluni casi anche la trazione. Come sapete la mescola Clay sia per Matrix ma anche per tutti gli altri brand di gomme è una mescola che dà tanta trazione longitudinale ma diminuisce sensibilmente il grip laterale. Quindi cosa faccio io sulle mie gomme Clay per la stagione invernale? Prendo i foam, li giro, prendo la mia fustella e metto, diciamo, in posizione col foro più grande di tutti. Nel mio caso è 4,5 mm. E poi ragazzi, con il riempimento girato faccio 3 fori ogni costola del riempimento. In questo modo ragazzi lo faccio chiaramente per tutta la gomma. Eccolo qua ragazzi, questa è la parte inferiore e questa è la parte superiore. Quindi una volta messa poi sul cerchio e assemblata la gomma vi accorgerete come nella parte centrale il foam sia più morbido. E provatelo ragazzi perché vi garantisco che va sensibilmente meglio. Inoltre questa dei 3 fori ogni costola non è una regola, potete provare anche 2 fori ogni costola, un foro ogni costola. La cosa che mi raccomando è quella di non forare mai fuori dalle costole, perché altrimenti nella parte bassa del foam rischiate di indebolirlo troppo. Ad ogni modo divertitevi con le prove. In inverno, come sapete, le gomme si consumano molto meno perché le piste umide non hanno quel grip che consente alle gomme di andare giù velocemente come in estate, dove magari un treno di gomme dura anche semplicemente un'ora. Qua si fanno 3-4 giornate con un treno di Clay Ultra Soft, ma se andate in piste veramente a basso grip anche di più. E quindi ragazzi potete sbizzarrirvi a fare varie prove anche sui foam. Questa è quella che vi suggerisco io, come le uso io, e credo che vi dia davvero un grande vantaggio fare questa piccola operazione. Fatemi sapere ragazzi nei commenti se anche voi avete fatto qualcosa del genere. Fatemi sapere se avete accettato il mio consiglio, l'avete provati, e fatemi sapere le differenze che avete riscontrato nell'andamento della gomma. E noi ovviamente quando ci vediamo ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.